Ciao, benvenuto su Casa di Cecco, io sono Marco Cecchetto. Oggi andremo a parlare di un aspetto forse un pochino secondario, cui si dà meno importanza quando si utilizzano i software di produzione audio, che è quello del file management. Cosa intendo? Rimanere organizzati con i file all'interno delle cartelle che ospitano i nostri progetti. Immagino che ti sarà capitato, infatti, sia che tu sia un neofita, ma sia che tu sia già avanti nella scoperta di Reaper, di accorgerti che dopo un pochino di tempo queste cartelle cominciano a riempirsi di numerosi file. Quindi andremo a vedere come far sì che Reaper in automatico vada a tenere organizzato appunto queste cartelle. Inoltre vedremo anche come fare per eseguire dei backup automatici per far sì che in caso di crash di sistema o nel caso in cui tu voglia andare a riprenderti una versione precedente del lavoro, tu sia sempre in grado di farlo, ok? Poi se vi ha incuriosito il video che vedete alle mie spalle, lui è Nonno Stato, il brano si chiama Nonno Stato Bene Mai, trap italiana, una schifezza, veramente una volgarità inaudita. Guardate che faccia, guardate che posizione. Ovviamente se vorrai iscriverti a questo canale mi farai cosa molto gradita, basta cliccare sotto la campanellina. Grazie, andiamo in sessione. Ok, allora benvenuti in sessione. E lo scopo di questo video non è tanto quello di entrare nei dettagli delle numerose opzioni di personalizzazione che Reaper offre per i suoi file, quanto quello di spiegarvi la modalità che personalmente utilizzo e che mi sembra comoda per gestire, diciamo, tutti questi file che Reaper genera in automatico. Quindi lo scopo è quello di passare da una cartella di questo tipo, vedete questa è la tipica cartella che a volte chi comincia ad utilizzare Reaper, ma a volte anche chi lo usa da tempo, perché come vi dicevo prima, questo è considerato un aspetto secondario. Credetemi che non è un aspetto secondario avere una cartella con i file tutti ordinati, perché capiterà sicuramente di aprire questo file dopo un pochino di tempo e di non riuscire più a trovare nulla praticamente, o fare una grande confusione tra le varie versioni successive dei vari salvataggi. Quindi lo scopo è quello appunto di passare da una cartella di questo tipo a una cartella invece di questo tipo, fondamentalmente una cartella che lasci in evidenza soltanto quelli che sono i file di progetto. Adesso andremo a vedere le estensioni di file, e che raggruppi in un'altra cartella che al suo interno contiene un'altra sottocartella tutti i file che non c'è necessario vedere in maniera immediata. Probabilmente non ci sarà necessario vedere mai, no? Però insomma, se ci dovesse servire almeno sappiamo che Reaper va a mettere tutti i file lì. Quindi vediamo innanzitutto che tipi di file Reaper genera quando fate un nuovo progetto, per capire più o meno di cosa stiamo parlando. Qui ho questa cartella tutta incasinata di un progetto abbastanza complesso. Comunque si può notare che tipi di file Reaper crea. Andiamo proprio a caso così come me li propone. Vedete ad esempio questo tipo di file ha un'estensione .rpp-back, per capirci rpp-back. Ok, qui avevo fatto anche un errore, rpp-back. Questi sono i classici file di backup che Reaper genera, e più avanti in questo video vi spiegherò come fare a far sì che Reaper li generi in automatico ad intervalli di tempi ben precisi. Io consiglio essere anche molto limitati, proprio per poter andare in caso di crash di sistema o in caso di variazioni che poi ci hanno portato in una strada che non volevamo percorrere, quindi ritornare al punto di partenza è molto comodo avere. Quindi questo file è il classico file di progetto di backup. Successivamente abbiamo il .rpp, vedete qua, .rpp, e questo è il file che probabilmente già conoscete se già utilizzate Reaper da un pochino. È la classica estensione dei file di progetto di Reaper. Qui un altro Reaper.back. Qui vediamo ad esempio che abbiamo il classico .wav, cioè il classico file audio, ok? Altre cose non se ne vedono. Qua c'è un undo, ma questo non ve lo spiego nemmeno. Poi soprattutto ecco questo, che vi è già capitato sicuramente di vedere, il file .wab.reapix, questa estensione qua, questa che appunto sono file che creano proprio un macello all'interno della cartella perché si riproducono in maniera molto veloce. Sono in realtà tutte le forme d'onda dei nostri progetti. Per ognuna delle forme d'onda che Reaper crea, lui crea un file con estensione .reapix, ok? Altre cose che si possono notare, per esempio nel file rpp.back, è che Reaper in automatico prende il titolo del nostro progetto, underscore, poi mette dei numeri, e vedete che questa è chiaramente una data, anno, mese e giorno in formato americano, e questa è l'ora 21:53. Quando ho fatto questo file era il 2017, il 24 settembre. Questo è molto comodo, una funzione che si chiama timestamp e ci permette di avere sempre sott'occhio qual è, diciamo, il momento in cui è stato creato quel file. Quindi il nostro scopo è passare da tutto questo casino a questa situazione qua, in cui vedete abbiamo 3 file di progetto, e ora vi spiegherò perché sono 3, e poi abbiamo una cartellina che si chiama audio, ok?
che contiene al suo interno tutti i file che prima erano sparpagliati in maniera disordinata all'interno della cartella. Vedete appunto ci sarà una cartella audio che conterrà una sottocartella Pix che conterrà tutti i file ReaPix di questo progetto qua, i file audio di queste 9 tracce, sia che questi file audio siano importati dalla vostra sample library, sia che siano file audio registrati proprio in diretta col microfono, con la chitarra così. Reaper crea appunto per ogni traccia un file audio che dopo viene appunto raggruppato all'interno di questa cartella. Ometto di spiegarvi perché qua abbiamo questi 3 file, ve lo spiegherò poco più avanti, seguitemi fino alla fine. Ma ripartiamo dall'inizio, facciamo pulizia e andiamo insieme a vedere con calma, seguitemi bene perché non è difficile, però bisogna capire bene dove andare a fare le cose. Sono 3 cose, però quelle devono essere fatte in maniera molto precisa. Ok, allora partiamo proprio da zero. Quindi file, new project, ce ne avevo aperto già un altro. Decidiamo il tempo che vogliamo dare al nostro progetto, qui è solo il titolo esemplificativo. Salviamo con nome, save project as, diamo il nome a questo progetto, test file management in Reaper. Ora vi lascerò aperta questa cartellina in modo tale che voi vediate che cosa succede in tempo reale con la creazione dei file. Quindi abbiamo la nostra sample library, sia che noi vogliamo importare un file audio sia che noi lo vogliamo suonare, ci troveremo in questa condizione, cioè avremo importato il nostro file. La prima cosa di cui dobbiamo assicurarci è quella che ogni volta che noi importiamo un file o lo registriamo all'interno di Reaper, lui se lo vada a mettere nella propria cartella di progetto, che non lasci nella cartella originale che poi magari col passare del tempo va spostata, cambiata e quindi dopo noi andremo a perdere i nostri file. Quindi la prima impostazione che noi andiamo a fare è proprio questa: File, Reaper, Preference. Vi ricordo che le preferenze si possono trovare anche dal menu Options. Se siamo su Windows troveremo le preferenze solo nel menu Options. Dopodiché andremo a spuntare questa casella all'interno del menu Media. Attenzione che ci sono 2 media all'interno delle preferenze di Reaper, non Appearance Media bensì Media. Andiamo a spuntare Copy Imported Media to Project File Directory. Gli diciamo ok. Andiamo in File Project Settings e diciamo Copy Media to Project Path. Vediamo adesso cosa succede se io vado a importare un file audio di nuovo all'interno del mio progetto. Un altro file. Cosa è successo? Vedete che Reaper in automatico ha copiato, clonato, duplicato il file che io ho trascinato all'interno del progetto all'interno della cartella di Reaper e automaticamente ha creato, oltre al file WAV che ha copiato, anche il file .wav.reapix, che come vi dicevo prima è il file che va a descrivere le nostre forme d'onda. Ok? Adesso se io importassi n file o registrassi n file mi ritroverei in una situazione simile a quella di questa stessa cartella, perché i file sarebbero tutti disordinati. Vi faccio proprio un esempio per farvi vedere. Importo tutti i file, Reaper chiederà appunto se voglio avere le tracce separate, le dico di sì e lui automaticamente, vedete, in tempo reale crea tutti i file di cui vi ho fatto vedere prima. Noi non vogliamo che succeda questo, cosa dobbiamo fare? Vi faccio vedere. Cancelliamo tutto. Dovremo andare all'interno di File Project Settings e dovremo dire, per quanto riguarda i file audio, Copy Media to Project Path, e la Project Path che noi daremo è appunto una cartella che noi chiameremo audio e che andrà automaticamente a raggruppare tutti i file audio. Ovviamente ricordiamoci di spuntare questa voce. Diamo l'ok. Nello stesso tempo però vogliamo che vada a raggruppare anche tutti i file ReaPix, quindi torniamo in Reaper, Preference oppure Options, Preference, andiamo di nuovo in Media, andiamo a sbaffare questa casella che dice Put New Media Files in Pix Subfolder Relative to Media. Ok? Sbaffando questa opzione Reaper andrà a creare in automatico una nuova cartella che si chiamerà Pix, che andrà a raggruppare in automatico tutti i file ReaPix. Andiamo a vedere, diamo ok, ci riprendiamo tutti i nostri file, andiamo a provare a trascinarli. Qui ti chiederà chiaramente di fare le separate tracks. Vedete che sta importando, però noi non vediamo niente. Abbiamo visto che ha creato semplicemente questa cartella audio, che se noi andiamo a aprire la cartella audio vediamo tutte le copie dei nostri file audio che abbiamo importato e automaticamente raggruppati all'interno della cartella Pix tutti i file ReaPix. Direi che questo è una gran figata ed è molto comodo. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è la questione dei file di backup. Allora, c'è una funzione di Reaper che noi possiamo trovare all'interno sempre di Reaper Preference. Ci permette di decidere con quale frequenza Reaper andrà a salvare automaticamente dei file di backup. Quindi noi ad esempio, io di solito scelgo di salvarli con una frequenza abbastanza ristretta dal punto di vista temporale, 2 minuti, perché tanto i file che andrà a creare sono file molto
contenuti in termini di pesantezza, si tratta di qualche K, adesso lo vedremo, però questo mi darà comunque la possibilità di avere salvataggi frequenti, quindi di ritornare in caso di crash di sistema o in caso di percorsi che la mia produzione ha preso, che magari sono andati fuori strada, permette di ritornare al punto di partenza, di ritrovare il punto di partenza. Quindi noi andremo a dire save project file reference with relative patterns, andremo a dire ogni 2 minuti, anytime, mi raccomando ci sono 3 opzioni, per me la migliore è anytime, quindi lui in ogni momento, ogni 2 minuti va a salvare questo file, salva to timestamped file to additional directory, come abbiamo visto prima e quando vi ho fatto vedere appunto i file che avevano all'interno del loro nome, oltre al nome, anche la data e l'orario in cui sono stati creati, il timestamp appunto, si ottiene andando a sbaffare questo campo. Inoltre all'interno di questa casella andremo a denominare la cartella backup, che andrà ad aggiungersi all'altra cartella, che sarà quella che andrà a raccogliere automaticamente tutti i file di backup. Facciamo ok. Adesso salviamo il nostro progetto con un nome, perché prima non l'avevamo fatto. File, save project as, test file management reaper, facciamo save. Adesso abbiamo salvato il nostro file, vedremo che allo scadere di successivi 2 minuti lui automaticamente creerà questa cartella. Intanto mettiamo che noi andiamo avanti col nostro lavoro, continuiamo a crearci altri file, andiamo a sezionarli, andiamo a spostarli, facciamo tutto quello che vogliamo. Notiamo che in automatico Reaper ha creato questa cartella di backup. All'interno di questa cartella di backup troveremo il nostro file di backup, che avrà appunto come nome il nome che abbiamo dato al progetto, più il timestamped, come avevo fatto vedere prima, l'anno, il mese, il giorno e l'orario in cui viene fatto il backup. Questo è molto comodo, rimane tutto quanto ordinato. L'ultima cosa che vorrei farvi vedere è come gestisco io le progressioni delle produzioni, cioè a partire da questo file, se io decido di, che ne so, di sperimentare un nuovo arrangiamento di cui non sono sicuro, però voglio comunque farlo, ma non voglio perdere il punto in cui sono sicuro il mio progetto fosse arrivato in una posizione per me definita, Reaper offre questa opzione che si chiama File Save New Version of the Project. Cosa farà? Andrà a creare un ulteriore file al quale però aggiungerà automaticamente uno, ok? Quindi la mia sperimentazione si chiamerà 1, mentre il mio file di cui ho certezza avrà il nome normale. Se dopo la mia sperimentazione andrà a buon fine, chiaramente il mio file, quello più aggiornato, sarà quello col numero 1. Oppure, facendo la stessa cosa, quello col numero 2 o quello col numero 3 e via dicendo. Ok? Ultima cosa importantissima, se voi volete che queste impostazioni utilissime rimangano ogni volta che aprite un progetto di Reaper, l'ultima cosa da fare è quella di andare di nuovo in File, Project Settings, Save as Default, Project Settings. Premendo così, adesso ogni volta che noi andremo ad aprire un nuovo progetto, questo progetto avrà tutte queste impostazioni pronte all'utilizzo. E quindi noi siamo passati da una cartella disordinata piena di file a una cartella molto ordinata in cui vediamo soltanto fondamentalmente i file che ci servono, cioè i file del progetto e i suoi successivi aggiornamenti. Io non ho altro da aggiungere. Se questo video ti è piaciuto ti ricordo di iscriverti al canale, attivare la campanellina. Se avete dei dubbi, delle perplessità, delle cose che non vi sono venute, io vi invito a scrivere dei commenti costruttivi. State su casa di Cecco, ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie a tutti.